Oggi si cambia completamente atmosfera. Vi porto con me nella foresta di Anaga, uno dei posti più magici di tutta Tenerife. Faremo il percorso degli enigmi, un sentiero immerso nella natura più pura, tra alberi avvolti dalla nebbia e silenzi surreali. Le temperature qui sono molto più basse rispetto al sud dell'isola, ma è proprio questo che rende il tutto ancora più suggestivo. Sembrava di essere finiti in un film. È stata la prima vera escursione di montagna anche per Sti, che ha avuto qualche difficoltà, ma spoiler, ce l'abbiamo fatta. E fidatevi, ne è valsa ogni passo. E ora vi lascio al video. Buongiorno, oggi è domenica 23, sono le 10:30 passate, stiamo aspettando la macchina per andare al bosco, alla foresta di Anaga. Finalmente ce la facciamo, forse, dobbiamo ancora arrivarci, perché anche l'ultima volta poi non l'abbiamo trovata. Avevamo appuntamento qui alle 10 per ritirare la macchina, sono le 10:30 passate, adesso abbiamo fatto chiamare da quelli che ci hanno fatto l'ordine ieri e da quello che abbiamo capito c'è stato un casino, non hanno capito e quindi stanno arrivando adesso, dovrebbero arrivare in 5-10 minuti perché non l'avevano segnato o qualcosa del genere. Ovviamente tutte le sfighe, ci siamo alzati anche prima, in un'ora ci siamo vestiti di fretta per prepararci, lavarci e prepararci, per un cazzo. Infatti adesso è 40 minuti che siamo qua ad aspettare e già parte male. In teoria hanno detto che per il ritardo avremo uno sconto sulla gasolina, sulla benzina da rimetterci dentro. Vi lasceremo il serbatoio vuoto. Speravo in un upgrade della macchina perché comunque abbiamo stavolta una macchina di grado B, c'è la grado A che è quella più schifida, c'è il B che è quella già migliore e speravo in un upgrade di quello, ma alla fine niente, ci fanno solo sconto sulla benza. E l'ultima volta non ve l'avevo detto, forse quando avevamo preso la macchina la settimana scorsa ci avevamo dato un grado D, che sono quelle già più lussuose o comunque macchine più nuove, al posto del B, perché non c'era tipo il B, non c'era neanche il C e quindi ci avevano dato il D per facendocelo pagare come un B, se non sbaglio. Vabbè, niente ragazzoli, aspetto che arriva e appena sarà in macchina partiamo. Alla fine è arrivato, ormai sono quasi le 11, adesso Sti è andato a comprare due robe al bar, partiamo tra poco. E comunque andiamo alla foresta degli enigmi, vediamo come è. In realtà è uno dei percorsi semplici, tra virgolette, in un'ora e mezza dovremmo averlo completato, è tipo un percorso a cerchio, quindi non dobbiamo partire, andare e tornare indietro, ma si percorre appunto tutto il percorso a cerchio, si torna all'arrivo e deve essere molto molto bello. Comunque uno dei penso più apprezzati, anche perché è uno di quelli più semplici anche per, diciamo, famiglie e ragazzini. One of these days we'll give back the time we borrowed. One of these nights I won't worry about tomorrow. One of these moments will stick in my mind. Ragazzuoli, siamo arrivati, qua c'è un mega parcheggio, lì dovrebbe iniziare il percorso, però voglio andare un attimo là perché c'è tipo una terrazza panoramica. Il tempo non promette bene, noi ci siamo tipo super bardati, fa freddino. Adesso non ho visto i gradi quando siamo scesi, però mentre salivamo da 22 che c'erano calavano sotto i 15, ma mi sa che c'è anche meno. Poi c'è un bel vento, pantaloni quelli nuovi comprati, però sono gli unici cose felpate. Vabbè, sotto ho il felpino, quello si dico sempre Pandora, di Patagonia, e questa qua che era la giacca di Zavitti. Sì, infatti, vediamo il panorama. Lì c'è un info point comodissimo, qua ci sono anche dei bagni che noi li cercavamo e adesso si parte. Ovviamente è iniziato a piovigginare, speriamo non piova troppo, però il tempo non è dei migliori. Comunque sto utilizzando un'app comodissima che si chiama All Trails, che mi è stata consigliata, la conoscevo già ma non ci avevo proprio pensato di utilizzarla, che ti dà esattamente il punto di dove sei col telefono, quindi anche solo per l'entrata del percorso, per le strade, ti scarichi le mappe preventivamente perché poi in questi posti non prende e quindi poi è difficile perdersi e ti fa vedere tutti i percorsi un po' di tutto il mondo, ci sono anche foto per vedere quello che ti attende, c'è scritto anche se sono percorsi facili, difficili, eccetera eccetera. C'è un mega insettone, uno scarabeone,
bello, veramente comodo. Sto facendo la prova di 7 giorni gratuita, poi si paga forse 30 euro per un anno, quindi nel caso adesso intanto la uso qua, poi se la riutilizzerò per altri percorsi in montagna è veramente top. Ok, abbiamo trovato l'entrata, lì c'è un ristorantino e si va su per questa strada per il nostro percorso, perché comunque ce n'era più di uno ovviamente. Allora andiamo, sì, le scarpe adesso, le mie custom, sì, vabbè, ma più sotto. before. Lì c'è anche il robo per pulire le scarpe e vi dico che ha piovuto e quindi sarà una merda. E niente, abbiamo iniziato bene. Oh cazzo. Abbiamo le scarpe non perfette. Oh, nella roba del percorso. Figa, sti. Secondo me rimaniamo bloccati in giro. No, dai, ce la facciamo. Attenta a non scivolare. C'era scritto scivoloso, sì, c'era scritto scivoloso, però c'era scritto anche scarpe da ovvio che ci vuole trekking. Guardate che terra rossiccia comunque. Però c'era scritto anche scarpe comunque da ginnastica, andavano bene. Forse se non ci fosse stato il fango per terra. Anche perché a questa velocità altro che un'ora e mezza. Il percorso sarebbe tipo un'ora e mezza, ma se andiamo così quatti per non scivolare ce ne mettiamo anche 2. Il colore rosso è il nostro sentiero. Cerca di non ammazzarti, ce la fai? Così sì, pratica. Diciamo che è proprio un percorso super principianti. Sentivamo un animale, secondo me era la pianta che col vento si muoveva e scricchiolava. C'è gente con i bastoni, però ho visto altra gente tranqui con le scarpe, che non è tranqui perché non so se vi rendete conto del paciugo che c'è qua per terra. Sembra di camminare sulla Nutella. Guarda che qua si scivola tantissimo, sti. Non so, saranno piano tutti. Lo so, dovresti infatti velocizzarti un po', se no qua. Faccio, se vado veloce. Dammi la mano che ti tengo. Qua diventa 6 ore il giro, non 2 ore. Non Vabbè, per quello che è anche. No, dobbiamo trovare un bastone adesso bello e con quello vai giù veloce. Oddio. Ma ci sarà una maniera di scivolare meno nella vita? Dammi No, un no, braccio. no, ma mi sento più sicura da sola. Non devi correre, solo che se vai così tanto adagio è più facile che scivoli. Se vai giù diretto col piede lo stampi un po' per terra, ovvio, non devi correre. Vorrei trovare dei bastoni, ma sono tutti marci e bagnati. È già da 22 minuti che siamo partiti, Vabbè, lo cancello quei 15 minuti perché ci siamo fermati, siamo andati sulla terrazza, abbiamo fatto le foto, solo che avevo già fatto partire il timer. Camminando su una vagina bagnata, senti. Mamma mia, veramente. Io non so come farò a guidare più che altro con le scarpe poi. Cioè devo pulirle bene perché sennò mi scivolano i piedi. Sì, la tizia anziana con i bastoni è già arrivata. Perché aveva le È già arrivata dalla. aveva il bastone. Non so già chi è che riderà guardando questi video. Tutti. No, ma cioè capisci che è quello è il punto di forza di questo video. Si sta da Dio adesso, come temperatura, vestito così sto benissimo. Faccio anch'io. Sto proprio bene, poi c'è ogni tanto il raggio di sole che spunta fuori. Queste roccine, queste muschiose. Scivolare pianti per terra e rimani in piedi. Cioè con quello non scivola, non è come i tuoi piedi. E niente, siamo tornati giù in strada. Siamo tornati giù in strada, cioè uno poteva anche parcheggiare qua e partire da qua, però è da là l'inizio del percorso. Ecco perché prima abbiamo visto la gente a piedi, dicevano che cazzo ci fa questa a piedi qua. Bene, si è pure staccato, scassato il gancetto che avevo qui, dove avevo appeso questa action cam e anche la Insta360. Mi sono caduti mentre eravamo sul cemento, hanno picchiato tutti e due di brutto. Non sembra essersi rotto più la Insta360 che c'ha anche i coprilente, 30 euro per quei coprilenti di vetro e non dovrebbero essersi rotti, però ha preso una botta. Tutti e due hanno le custodie ammaccatissime, cioè figa, da qui sono caduti perché li avevo appesi
tutte e due a sto gancetto che era qua, che non era un gancetto sicuro, una me la reggeva, tutte e due non gli ha rette, vabbè, speruma bene. Stiamo continuando, dopo quel pezzettino di strada che in realtà dovevamo solo attraversare, ne stavo andando da tutt'altra parte, ma va bene. Sai che dopo sarà in salita, vero, il ritorno? No, dobbiamo fare un cerchio. Sì, ma adesso è in discesa, poi c'era anche scritto che il ritorno era in salita. Prendo sempre più confidenza col mio amico terreno. C'è un po' di bufera, ragazzi, adesso, porca troia. Ho dovuto stringere anche il cappuccio, sennò mi volava via cappello e tutto. Sembri il vecchio saggio, sembra che c'è la barba bianca e il bastone. Allora, avevo detto fino a un secondo fa che mi stavo rilassando. Il vecchio saggio, a parte che, ripeto, se giri col bastone così che ti Allora, serve. non mi sto... Vabbè, dammelo, lo tengo io finché non ti serve. No, mi sta dando sicurezza comunque, a livello allora. psicologico. Sì, ma dovresti usarlo, se no te lo porti in giù e ti Sì, ho spacchi il capito, braccio. Però, modalità Gandalf, ora. Sembra il vecchio saggio perché c'hai il pizzetto che ti esce dei capelli, sembra. Ho freddo. Il pizzetto. Non mi sto già più rilassando. È durata 4. Pensa andare sulla neve, sui Ma ghiacciai. sto cazzo ci abito e non lo vedo neanche. Beh, non esci di solito. Non vedo neanche. Comunque queste strade da fare in mountain bike anche sono fighissime. Guarda, preferirei farle con la bici da Sì. Diciamo che di naturale qua c'è poco, hanno spianato proprio una strada, hanno scavato. Sì, però mi piace tocchicciare un po', vabbè, i fanghini, ma anche le roccine. Guarda lì che buco di ragno. Ci sono i buchi dei ragni che escono dalla roccia. Chissà che ragni ci sono dentro. Che in realtà qua non era una strada, ma volevo vedere cosa ci fosse. A parte lo schifo che qualcuno lascia, come sempre, o gente che è venuta anche qui a cacare e ha lasciato fazzoletti. Tipo wafer. Abbiamo preso l'autogrill. Non ve l'ho neanche fatto vedere. Ci siamo rifermati nell'autogrill di settimana scorsa. Autogrill quello che sembra Il Taj Mahal. sì, il Taj Mahal. Blu però. Che l'altra volta ci siamo fermati, lo stesso che avevamo visto a dicembre, siamo rifermati lì a prendere da qualche snack, anche perché non abbiamo neanche pranzato. Sono le 2:06 e vabbè, abbiamo visto che c'è il ristorantino lì, quando torniamo su mangeremo. Io ragazzi sono un amante delle felci, non chiedetemi perché, ma è la mia pianta verde preferita. Infatti devo prendere un po' da tenere da me sul balcone, ovvio, perché in casa ci muorono. Lì è caduto giù tutto il terreno, c'è una radice che la tiene su e guarda sto albero che figa, è veramente sì, ah minchia, anche lì sono veramente attaccati con le radici così dentro, però è talmente tutto marcino e mollino qua che sì, ma sono freschi questi. Si vede che sono appena caduti. No vabbè, qua c'è passato sopra anche forse una macchina o qualcosa. Vabbè. Ecco, prendi esempio. Devi correre così, devi correre. Stavo cadendo tantissimo. Ti ha salvato il bastone? Madonna, No, guarda le da tue sola, scarpe. Beh, Balenciaga Beh, avevamo mie- detto, no? E niente, abbiamo trovato una foglia a cuore. O se la giri è una foglia a culo. Secondo di caduta. Stava cadendo, il bastone gli ha salvato la vita, però. Sì. Ok. Io ho trovato anch'io il mio, diciamo. Anche perché per la salita ti aiuta un po'. Adesso qua è tutto ultra salitoso. Puoi andare pure a Luna Park. Io direi che comunque adesso che finiamo presto mangiamo Sì. e andiamo magari a fare un giro a Santa Cruz. No, andiamo a vedere la comunità. Ma dove la troviamo, quella comunità lì? Comunità di quelli che vivono nelle rocce, che era una roba che volevo fare, portare un video su quello e intervistarli. Sono tipo degli hippie che vivono anche col baratto. Bisogna trovarli, bisogna riuscire a capirci, perché è probabile che magari loro sono tutti spagnoli, non parlano niente di italiano, non capiscono l'inglese, anche meno. Quindi, boh, vediamo.
sempre più ripido. Almeno non sono da fare con la macchina. Che erano comunque più ripidi quelli fatti in macchina. Sì, siamo un po' sotto la strada. Raga, siamo scesi giù tantissimo. E qua un sacco di specie di uccelli che ci sono qui, e poi fanno vedere anche lo schifo che la gente lascia in giro. E questo è il percorso che stiamo facendo noi. E comunque abbiamo questo che è veramente comodo, come vi dicevo prima, vedi, ti fa vedere, adesso qui dobbiamo camminare sulla strada o comunque a fianco e ti fa vedere tutto il percorso che abbiamo fatto, a parte qua che c'è un taglietto perché l'avevo stoppato che ci eravamo fermati e poi ho dimenticato di farlo ripartire, quindi non mi ha contato quel pezzo. Siamo a poco più di metà strada, ti dà tutte le informazioni, no? Non so se vedete anche dislivello, velocità media, eccetera eccetera. Sì, stiamo andando veramente piano, ma mi fermo a far foto, video, niente, andiamo avanti. È così che si fanno i percorsi, ci si allena. Sono gradini belli, ma qua proprio gradini. Sì, metti giù il bastone prima, guarda. Sto facendo, non sai che ho paura delle scale. Vuoi questo più lungo? No. Tu guarda che è più lungo, sti. Devo solo farmelo a maniera mia. Sembra un anziano con problemi motori. È solo le cose. I gradini sono la cosa più veloce. Ma ho paura di fare quelli normali, ti pare? Guarda che leggiadria. No, ti prego. Già io ho paura delle scale in generale nella vita, no? Sì, infatti tu hai l'ansia delle scale. Poi c'è l'ansia un topo ragno. Lascia fare che così mi sento. Qui c'è anche tutti i tronchetti da messi giù apposta per sedersi, tipo fare quelle cose da film americano. E il gran capo vedi che c'ha il trono. Facciamo sta foto. Andiamo alla Estercolada, no in realtà no, dobbiamo andare dall'altro lato, mi sa che si inizia a salire. Il vecchio e il saggio, verrò lì a chiederti consiglio sulla vita. Venga, aspetti che devo porre il mio totem. Se lo pianta su un piede. Madonna, che cosa c'è lì? Sembra che c'è nebbiolina. Qua è Spiovigino, qua ancora è quella più giallina, super fanghiglio. Sì, cioè, ma guarda che mi rimane addosso comunque adesso, da qua non si vede. A me non È un tipo di granellini. Ma sta piovendo, mi sa, guarda lì. Ah no, siamo in mezzo a una nuvola, mi sa, tipo. È una nuvola. Sì, guarda qua. Ormai io cerco questi cosini qua rossi. Ma siamo in una nuvola, veramente? Sì, siamo dentro una nuvola, guarda lì. Questa qui è la felce chiusa, è un gocciolo. Quando si dischiude, se tu fai il calcolo matematico perfetto della spirale, ci viene la sequenza di Fibonacci perfetta e anche il numero greco.
continua, mi si è scaricato l'orologio, cioè batteria già dura 1 giorno e mezzo, adesso perché c'era collegato l'applicazione, però non so come mai si è scaricato così in fretta a terra. Meno male che non mi serve appunto per il tragitto o per altre robe. Ci sono sti pezzi di foschia perché siamo tipo dentro a una nuvola, e guardate là, si sente scricchiolare tutti gli alberi visto che c'è vento. Giù sembra ci sia il paradiso visto che è tutto bianco totalmente, non si vede, ma proprio dentro a una nuvola. In realtà già 2 ore quasi che siamo in cammino, il percorso era da fare in meno, in teoria non dovrebbe mancare tanto, penso 20 minuti, mezz'oretta, vediamo, un venticello, però è bellissimo, è magico, poi non fa freddo, cioè adesso che cammini comunque ti scaldi, è la temperatura diciamo giusta prima del freddo. Più che altro il vento, ti devi coprire le orecchie perché sennò domani tipo dite. Pantaloni questi felpati top perché sennò adesso con gli altri freddino alle ginocchia sicuro. Poi mentre cammini alzi lo sguardo e c'è una casetta verde in mezzo al verde, non so se la vedete, ma si entra da qua, cioè questi dove vivono, come fanno ogni volta? Cioè, qua proprio è una casa nel bosco, guarda che c'hanno anche mini ponticello, hanno tutti i gradini. E niente, adesso c'è una bella scalinata che c'aveva tutto il pezzo finale, adesso è tutta gradini, ma posso, però pensa a quelli che si sono sbattuti a piantarli uno per uno. No. Bellissimo. Allora è tutto così il ritorno? No. Mi sa proprio di sì. Niente, iniziamo questa lunga scalinata, più comodo da qua. Prova a farlo senza gradini perché ad alzare la gamba fai più fatica ogni volta. Ecco magari perché molti fanno il percorso al contrario, perché sanno che il pezzo finale è così, quindi si fanno prima una discesa a scalini e poi fanno l'altro lato, che però vabbè cambia poco. 72, 73. Ah, li stai contando ancora? 74. Top. Sti, ho detto di averli contati, sono 93 gradini. Che profumo di bucato appena fatto che aveva addosso quello. Tipo i vestiti presi dallo stendino, Senti l'odore, io ho il naso talmente congelato. No, vabbè. Sì, cioè, emanava un odore di vestiti appena usciti dalla lavatrice. Pensavamo di essere arrivati e invece altri gradozzi. Ok, seconda rampa di gradini, 68 gradini. Fregherà un cazzo a nessuno, ma Così. c'è qualcuno di autistico che magari vuole saperlo. Raga, è talmente fitto qua. Poi, cioè, sono duri, quindi non è che li sposti, sono tutti rami. Cioè, è impenetrabile. Qua c'è una bestia. E qui il vuoto. Tutto bianco. Ci sono tutti questi alberi che si sdraiano lì, tipo adesso un ramo che tiene l'albero. Che qua da un bel po', cioè proprio appoggiatissimo, si è proprio scavato dentro. Stanno facendo all'amore. Si sono incastrati. Ce l'ho fatta! Aspetta, questo enigma, sì, infatti ce l'abbiamo fatta, dovremmo qua da dove siamo partiti all'inizio, e adesso qua appunto dovrebbe esserci il ristorantino. Io ho visto il bastoncello. Bastoni, dobbiamo salutarci, oddio qua il pattume ancora, pantume. Ci dobbiamo salutare, è stato bello, non so se lanciarlo lì. Li lasciamo veramente per altri 2 pellegrini. Lasciamoli per gli altri pellegrini allora. Ah, guarda gli altri. Li mettiamo. Ci sono tutti i bastoni. Sono tutti gentili allora. Altri bastoni lasciati qui. Ma prima non c'erano, non li abbiamo visti. Anche qua. Guarda qua.
Anche questo. Ha fatto come noi, che carini. Facciamo qua. Questo bello, tutto liscio un po'. Questo Niente, sembra- la raccolta dei bastoni per chi ne ha bisogno. Top, ce l'abbiamo fatta. Era la mia prima volta. La sua prima volta, una roba. Guarda lì! Siamo proprio in mezzo. Che io pensavo fosse fumo. Invece è proprio foschia, siamo in mezzo a una nuvola, raga. Allora, qua c'è il puliscipiedi, ma sai che sono tipo più sporchi. Guarda qua. Non so quanto un pochino funzionerà. Sì, guarda le mie Nike. Volete delle custom? Con i pantaloni, non so come ho fatto qua a insozzarmi. Vabbè, alla fine abbiamo ordinato questo che è tipo cos'era, manzo con patatine, e lei ha preso quelle palline che sono tipo purè, formaggio e patate in questo posto ultra tipico, che è appunto il ristorantino che c'è qua alla fine del percorso. Il ristorante era questo, ma è appena lì all'entrata, 26 euro. Alla fine abbiamo preso giusto 2 robine. Volevo il dolce, ma mi sa che adesso andiamo a Santa Cruz e prendiamo direttamente qualcosa lì. Intanto scendiamo, vediamo com'è il tempo, perché sperando giù ci sia un po' più sole e soprattutto più caldo. E quando siamo lì vediamo se... E niente, stavo facendo il video, mi sono interrotto perché stava entrando la macchina, devo chiudere la portiera. Andiamo giù a Santa Cruz, vediamo com'è il tempo lì. Adesso è uscito un pelo di sole e si sta schiarendo, non so, guarda come si muovono le nuvole, porca troia. Vediamo se fare 2 passi a Santa Cruz, magari ci prendiamo un dolcino lì, o se no andiamo di nuovo al centro commerciale dell'altra volta. Alla fine ci siamo affezionati, giusto per prendere un dolcino lì e fare comunque un giro. Intanto che ci siamo, compriamo un paio di robe al supermercato, quando siamo lì capiremo. E niente, alla fine centro commerciale, com'è che si chiama? Meridiano, centro commerciale in Meridiano. Siamo venuti qui, fuori sì, c'era un bel sole, però c'era un bel vento e abbiamo preso vento tutto il giorno. Stiamo prendendo vento da più di 20 giorni, quindi veniamo qui. Uno, dobbiamo pisciare di brutto entrambi, posto migliore centro commerciale. Lì cos'è che c'è scritto? Stavolta siamo andati 2 piani sotto perché non c'era parcheggio, abbiamo girato 20 ore e un bordello. Senti raga, un labirinto sto cazzo di centro commerciale. Entriamo da qua, mi sa che si entra da sotto. Gli ascensori non andavano, non mi fidavo, a parte che sono stati 10 minuti ad aspettarlo con altra gente, non arrivava, e quindi alla fine siamo usciti da dove siamo entrati con la macchina. Questo mesetto qui è seconda volta. Ormai andiamo sempre qui. Tappa fissa, ci sta. Centro commerciali mi piacciono. Io mi sono rimesso i pantaloncini e la maglietta perché ho proprio caldo adesso. Forse lo sbalzo da là. Divieto di usare le Crocs sulle scale mobili. Sì, no, a parte questo, ma per tutti gli amanti di quello schifo Crocs. Intanto c'era più foresta. Qua hanno alzato i palazzi, ma hanno tagliato gli alberi. Beh, vabbè, quelli li alzano. Ah, comunque guardate qua le scarpe, cioè le ho pulite da Dio con la salviettina modificata, anche i pantaloni perché facevano uno schifo, però vabbè, adesso li ho tolti quelli. Raga, sono triste, oggi è domenica, mi sono discordato che qui la domenica è tutto chiuso ed è chiuso anche tutto nel centro commerciale, sono tutti chiusi i negozi. No, sono tristissimo, ti giuro. Qua c'è una mostra espositiva di quadri che mi sembra pure di conoscere. Proprio triste raga, tutto chiuso, totalmente chiuso. Perché qui la domenica non è come da noi in Italia che ormai è sempre tutto aperto, qui è sacro il fine settimana. Stavo facendo una domanda però, quelli da correre. Perché allora il parcheggio era super fantapieno? E niente, stiamo già tornando su dalle scale mobili perché giù hanno proprio chiuso. Niente, andiamo qua fuori a sederci che c'era da mangiare robe e poi vediamo, faremo un giro, non lo so. Niente, speravamo in Primark che è distaccato, ma è chiuso anche questo. Tristezza. Niente, alla fine l'unico posto con i dolciumi era sempre McDonald's. Sì, doveva essere tipo Nesquik. Scusami, era dove sta il Nesquik? Niente, alla fine gli hanno dato la busta, cioè te lo fai come a casa, no? Tipo, cos'è? Cioè, quello era solo latte? Sì, puoi raccontare però Che roba? è un problema. Ah, che gli fa cacare il latte? No, pensavo ti avesse detto qualcosa, il tipo ci siamo dimenticati. Scusa, Ok. disculpami, ma questo è legge. Sì, no, ma infatti questi non li ho mai presi, però dentro sono tipo vuoti, forse mi devo andare a prendere la crema e mettercela io anche a questi. Direi che sono molto morbidi e molto buoni. Però è vuoto questo.
So, devi andare a ordinarvelo e te lo devi costruire come ho fatto io. Madonna, sono le caramelle mu. Sta zitto, prego. No, sono già il mio biscotto solito. Caramella mu con retrogusto di cinnamon. Tanto per cambiare. Bisogna ricordare che nelle Canarie hanno questa passione per la cannella everywhere. E niente raga, spero che anche questo video vi sia piaciuto, è stata un'esperienza bellissima, finalmente siamo riusciti a vedere una piccolissima parte di questa foresta di Anaga, sicuramente uno dei percorsi più semplici, ma veramente immersivo. Soprattutto abbiamo beccato la stagione giusta, è vero, in certi momenti ha fatto un po' freschino, non ce l'aspettavamo, comunque a sud di Tenerife c'è veramente un'altra temperatura, ma fortunatamente avevamo dietro il vestiario giusto, era tutto molto più suggestivo anche con quelle nuvole, quella nebbiolina, ed è stato veramente bello, soprattutto per Sti che è stata la sua prima esperienza di questo tipo. Vi ricordo come sempre di lasciare sotto like e commentini, datemi un follow se vi è piaciuto il video e che dire, ci vediamo alla prossima avventura.